Buongiorno a tutti ragazzi, benvenuti a tutti al vostro Luca Talan, come state ragazzi? Allora, oggi andremo a vedere una modifica ulteriore del modulo dell'altro giorno, una modifica che ha fatto veramente fare un salto alla squadra in una maniera impressionante, un salto in avanti intendo. Quindi ragazzi, mi raccomando, seguite il video fino alla fine, anche perché ci sarà una piccola sorpresina che non vi potete perdere. Prima di andare avanti vi ricordo a tutti di lasciare un bel like qualora non aveste fatto e seguire il canale. Inoltre vi ricordo l'affiliazione con Amazon e Gamivo, due piattaforme molto interessanti. Amazon la conosciamo tutti, dove passando dal link che trovate in descrizione supportate il canale, non costa niente, è tutto completamente gratuito. Invece Gamivo avete diritto anche al codice sconto che avete visto all'inizio del video, inserendo Luca Talan, una piattaforma videoludica dove potete acquistare tutte le vostre cose insomma videoludiche a dei prezzi veramente baratti. Addentriamoci nel video ragazzi e vi faccio vedere questa variante veramente figa, che è la seguente ragazzi. Eccola qui, un 3-3-4 di contrattacco veramente incredibile, con queste caratteristiche, con questi giocatori così messi in questa disposizione, è veramente bella. Vi ricordate l'ultimo modulo che avevamo visto insieme? Ecco, questa è una sua variante. Quello era un 3-2-2-3 praticamente. Questo invece è un 3-3-4, quindi cambiata la combinazione. Analizziamolo subito perché partiamo con Cech in porta, con Cech più forte portiere del gioco ragazzi, a mani basse, quindi va bene anche un portiere offensivo. Tanto sapevo che me l'avreste chiesto, quindi vi rispondo già in anticipo. Beckenbauer, Nesta e Koundé ragazzi, tre stili diversi come nel vecchio modulo, perché comunque essendo una sua alternativa, una sua variante, ho lasciato fondamentalmente la scocca almeno della difesa e della mediana in maniera uguale, ho cambiato semplicemente a disposizione in avanti. Tre stili diversi, dicevo, quindi uno sviluppo, un incontrista e un frontale extra. Vanno bene eventualmente anche due sviluppo e un incontrista, se non avete questo frontale extra diciamo fortissimo, va bene anche un altro frontale extra qualora proprio volesse copiare al centimetro diciamo la mia formazione, però ripeto, eventualmente va benissimo anche un frontale extra, va bene anche un costa curta per intenderci, che è un terzino difensivo però che comunque worka molto bene anche da DC, perché può farlo, ce l'ha nella sua carta. Questo modulo, piccola premessa, funziona anche con contropiede, quindi chi di voi gioca con contropiede va benissimo, va bene uguale. Io mi ci trovo meglio con contrattacco perché col contropiede purtroppo mi sono un po' disabituato dal giocarci e quindi prendo un po' troppe imbucate, oltre che andrebbero magari viste, anzi riviste, le istruzioni individuali. Istruzioni individuali ragazzi che, piccola anticipazione, vi farò vedere solo ed esclusivamente al raggiungimento dei 50 mi piace su questo video, quindi mi raccomando, perché sono delle istruzioni individuali che cambiano il modo che ha di muoversi appunto questo modulo. Io mi sono insomma andato a rivedere un po' di istruzioni mie e ho studiato delle istruzioni che fanno lavorare bene il modulo. Va benissimo anche senza, però con queste istruzioni fa quel salto in più di qualità. Mediano ragazzi un incontrista, ma va benissimo anche un onnipresente. Vi sconsiglio in questo caso, e forse è la prima volta che lo faccio, un collante, perché comunque il collante rimane troppo lì davanti, non si muove di un centimetro. Invece in questo caso è giusto che comunque anche il mediano un minimo accorci in fase di attacco l'azione. Io ovvierà ragazzi che è incredibile, ma va benissimo anche per dire un Barella, un Tonali, mi pare che sia uscita la versione onnipresente, un Chessy, insomma un bello onnipresente, perché ha Matthaus chiaramente, Makelele forse o Kanté dovrebbero avere entrambi la carta onnipresente, quindi ragazzi ci sono diverse belle alternative. Cosa importante è che sia molto forte in difesa, come in questo caso il nostro Vieira, bello veloce e che abbia comunque una discreta tecnica.
Questa è, diciamo, la carta tipo di quel ruolo. Poi qui ci ho abbinato un tra le linee a un giocatore chiave, ragazzi. Va bene anche un regista creativo. Io delle volte abbasso qui al posto, per dire, De Paul, magari Ronaldinho, lo trasformo in trequartista, con Modric vicino. Tra le linee, secondo me in questo modulo è fondamentale, perché riesce a farci molto bene sia la fase difensiva che quella offensiva. Al posto di questo De Paul, se non ce l'avete come giocatore chiave, vi consiglio anche un Pedri, anche se questo giocatore, questo De Paul, se ce l'avete, ragazzi, usatelo, perché è incredibile. Cioè, guardate che carta, è veloce, fortissimo tecnicamente, mi fa molto bene anche la fase difensiva, perché comunque c'ha spirito combattivo, passaggio calibrato, leader, quindi si comporta molto molto bene. E quindi, ragazzi, se avete lui, mettete lui. In attacco poi, ragazzi, importante questa disposizione proprio messi così in linea, con Mbappé leggermente spostato in avanti. Perché? Perché messi diversamente ho notato che si muovono anche diversamente in campo. Di conseguenza, ragazzi, se volete, ripeto, che la squadra giri proprio come sta girando a me, in maniera veramente veramente eccezionale, io sono arrivato in divisione 3 adesso, per fortuna, grazie a questo modulo, e ci ho già fatto delle belle vittorie, e vi consiglio di metterci questa disposizione. Sono arrivato in divisione 3, ragazzi, perché come sapete, magari per i nuovi lo dico, quando termina la season si retrocede, e io, essendo stato in divisione 2, sono ripartito dalla 4, ma con questo modulo sono ritornato subito in 3, perché ti fa vincere veramente in maniera abbastanza elementare le partite. Poi è ovvio che qualcuna magari la pareggi, o con qualche avversario forte l'andremo pure a perdere. Non sto dicendo che siamo diventati imbattibili, ragazzi, per questo gioco non esiste l'imbattibilità, a meno che non sei forse nei primi 10 al mondo, ma anche loro ogni tanto, quando si sfidano fra di loro, perdono. Quindi, diciamo, allora, in questa posizione Neymar attaccante di rientro, secondo me è fondamentale, ed è fondamentale anche questo attaccante di rientro. Perché? Perché queste due carte in questo modulo sono, ragazzi, fondamentali, perché tenderanno a farci il movimento, a venire incontro verso il centrocampo, quindi il palleggio, ma in fase di difesa ho notato che comunque tenderanno a essere due finti trequartisti, quindi comunque a darci una mano di riconquista in mezzo al campo, di riconquistare, insomma, in mezzo al campo subito il pallone. È un modulo, ragazzi, che per chi vuole, appunto, per chi gli piace, dove c'è un gran pressing nella mediana avversaria. Cioè, ragazzi, se siamo bravi a muovere i giocatori, come sta succedendo a me, veramente l'avversario non lo fai uscire dalla nostra tre quarti, quindi la nostra tre quarti intendo in senso offensivo, chiaramente, dalla sua mediana. Perché? Perché con questa tanta affluenza di giocatori che c'è lì in mezzo, per lui diventa molto difficile. Poi ci sarà sempre chi riesce, però mettiamo in serie difficoltà l'avversario. In avanti poi, ragazzi, invece ho messo una seconda punta regista creativo con un opportunista. L'opportunista punta perché comunque mi serve uno che si butti completamente in avanti. Va bene anche una seconda punta, io lo stavo provando anche così come seconda punta e funziona comunque molto bene. L'unica cosa è che preferisco che mentre uno mi venga proprio incontro, come in questo caso un Ronaldinho, l'altro si butti in profondità. E comunque ho notato che a fasi alterne uno dei due, fra Neymar e Messi, si tenderà anche lui a buttare in avanti. Qui va bene eventualmente anche un fulcro di gioco. Potrebbe funzionare anche un classico numero 10, tanto che infatti io in panchina mi sto portando Del Piero, perché comunque lui è classico numero 10 molto molto forte, però come potete vedere mi porto anche Milik, che è fulcro di gioco, e mi serve anche se per caso decidessi di allargare uno fra Neymar e Messi, farlo diventare ad esempio esterno, perché con i cross Milik è molto forte e quindi potrei andare a mettere lui. Io in panchina, come potete vedere, mi sto portando un Costa Curta, un Baresi, quindi che vanno a sostituire fondamentalmente i difensori. Çalhanoğlu, fortissimo, carta interessantissima, che è mediano ma può fare addirittura anche il trequartista praticamente, il centrocampista, insomma può fare un po' tutto, ragazzi, questo giocatore nella zona del centrocampo.
molto molto forte, fortissimo tecnicamente, quindi me lo porto. Barella idem con patate, e infatti come potete vedere porto lui in alternativa al mediano, o anche eventualmente Çalhanoğlu, perché questo Çalhanoğlu è sì collante, e prima ve l'ho sconsigliato, ma è un collante atipico, perché guardate ragazzi che comportamento offensivo ha. Io sfido chi riesce a trovare un altro collante che abbia questo comportamento offensivo così, cioè a meno che non lo facciamo noi, un collante, un finto collante dove andiamo a mettere tutto sull'accelerazione e alla velocità in modo tale da lasciarlo magari carente un po' in difesa, però lui è completo sia in difesa perché comunque ha un bel comportamento difensivo, e soprattutto poi in fase di impostazione ha una grande tecnica, una buona velocità, riconquista anche abbastanza palloni, perché comunque ragazzi, nonostante non abbia tutte queste grandi carte, ha soltanto scivolata diciamo come carta diciamo difensiva, però ho notato che recupera abbastanza palloni. Poi Shevchenko e Milik. Leao, ripeto, mi può fare sia il trequartista che eventualmente l'esterno per andare a crossare. Mi porto per sicurezza anche Gilberto Silva qualora mi volessi chiudere, magari che decido di passare a una difesa a 4 con magari un mediano più ecco, che stia lì davanti, allora mi porto proprio un vero e proprio mediano di ruolo. Bebeto ragazzi, Rummenigge, ok, la seconda solita, la seconda punta, scusatemi, mi ero impappinato, seconda punta eventualmente al posto di Mbappé, Bebeto al posto di Digno ragazzi, perché? Perché questo senza palla, come vi ho consigliato prima, quindi il regista creativo o il classico numero 10 o il fulcro di gioco, ci sta molto bene anche il senza palla, anzi vi dirò che forse senza palla rispetto agli altri che ho citato è quello che si muove meglio. Perché? Perché il senza palla, andate a rivedere il video in cui spiego appunto le passive dei giocatori, è quella tipologia di carta che attira a sé la difesa, quindi in tutto questo caos che abbiamo creato qui in avanti con 4 giocatori più 2 a supporto, il senza palla fa sostanzialmente movimento ad attirare appunto a sé i difensori e andrà a posizionarsi nella zona di campo praticamente in cui secondo lui in quel momento è più congeniale ricevere la palla da smarcati, quindi molto molto interessante perché crea veramente dei varchi nella difesa avversaria. Un Cucu, come detto prima, eventualmente al posto di Digno, e Del Piero idem, quindi ci sono diverse chance. Possiamo ad esempio metterlo anche qui un classico numero 10 ragazzi, cioè magari ecco mettiamo in questo caso una seconda punta ma opportunista, quindi io ad esempio mi sto portando Rummenigge e qui ci mettiamo un classico numero 10. Questa formazione ragazzi può essere replicata anche senza questi diciamo epico leggende, perché? Perché comunque si trovano diciamo dei giocatori molto forti anche che siano magari semplicemente dei pot o giocatori base, cioè ad esempio se io qui ci andassi a mettere il regista creativo di Neymar, ok, che tanto ce l'abbiamo tutti ragazzi, ci hanno regalato 1000 versioni, va benissimo uguale. Se qui ad esempio ci vado a mettere un attaccante di rientro che può essere anche un Paulo Dybala, ok, che era uscito versione della Roma mi pare attaccante di rientro, o comunque un altro attaccante di rientro, va bene uguale. L'importante ragazzi è che sia abbastanza veloce, cioè ecco magari nella scelta di che carta mettere, anche se non fosse questo Neymar o questo Messi, andate a vedere un pochino i parametri. Questo vabbè ce l'abbiamo tutti perché l'hanno regalato, quindi questo è senza ombra di dubbio. Però qualora non vogliate usarlo, andate a scegliere magari una carta con questa tipologia di parametri, quindi molto forte tecnicamente, abbastanza veloce. Questa ragazzi è una buona finalizzazione, questo è il succo diciamo della carta, e idem dall'altro lato, no? Perché sono proprio questi due giocatori ragazzi che vi faranno fare la differenza in questo modulo. Bene, io non mi dilungo di più perché ripeto vi ho dato tutte le spiegazioni del caso di questo modulo. Vi aspetto, mi raccomando, con i mi piace, perché così vi farò vedere le istruzioni individuali, perché credetemi che sono fondamentali. Sono fondamentali perché fanno muovere bene questo modulo e io mi ci sto divertendo parecchio. Quindi ragazzi, mi raccomando, vi aspetto. Un saluto a tutti dal vostro Luca Taran. Ciao!